Se hai anche tu un interesse nel conoscere il vaudeville, c'è un nome in particolare che tu dovresti sapere. Bert Williams. Chi è? Se lo vuoi scoprire, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo periodo che i teatri sono ancora fermi, voglio farti conoscere il mondo della comicità, i suoi personaggi e le storie che si celano dietro, ma anche i nostri spettacoli. Oggi parliamo del più grande comico di colore, il rivoluzionario Bert, la prima star di colore dello showbiz. Quest'uomo era molto più di un personaggio. Era un artista che, grazie al suo talento e al suo carisma, è diventato uno degli artisti di maggior successo del suo tempo. Un artista così amato che dopo la sua morte improvvisa nel 1922 per polmonite, oltre 5.000 fan si sono presentati al suo cospetto. Wow! Egbert Austin Williams nacque il 12 novembre del 1874 dai genitori Frederick e Julia Nassau nelle Bahamas. Il papà era di origini miste, avendo anche un'eredità danese e spagnola. A causa di una depressione economica, la famiglia decise di lasciare le Bahamas nel 1884 e stabilirsi in una nuova casa a Riverside, in California. Lì il giovane Bert rimase affascinato dagli spettacoli di medicina con la loro grande varietà di imbonitori, cantanti, ballerini, acrobati, maghi e ipnotizzatori. Riuscì a trovare un lavoro come imbonitore. In pratica era quello che stava fuori dalla tenda dello spettacolo di medicina e stuzzicava la curiosità del pubblico per le esibizioni all'interno. Dopo la sua esperienza come imbonitore, da adolescente Bert si è unito a diversi spettacoli di menestrelli. La combinazione di canzoni, balli, battute, satire e burlesque ha affinato le sue abilità comiche e ha iniziato a far evolvere uno stile proprio. Mentre lavorava per la Mastodon Minstrels di Marty e Selig nel 1893, incontrò il collega George Walker. I loro stili comici si completavano a vicenda così bene che decisero di formare un duo e farsi strada fino a esibirsi nel mondo del vaudeville. Walker in un primo momento ha interpretato un tipo di personaggio sciocco, mentre Williams era il convivente astuto. Ma presto si sono resi conto che invertire i ruoli aveva risultati molto più divertenti. Conosciuti come Williams e Walker, sono diventati due degli artisti di colore più noti e influenti dell'epoca, lavorando duramente per superare le difficoltà della segregazione e dare spettacoli con valori di produzione di alta qualità. Al loro apice, in un anno hanno guadagnato l'equivalente di $3 milioni ciascuno. Mentre si esibiva a Detroit intorno al 1895, Williams prese la decisione di eseguire per la prima volta una delle sue canzoni originali. Per sfida, si mise il trucco blackface. Essendo una persona naturalmente riservata, il trucco, che in realtà oscurava la sua carnagione abbastanza chiara, nascondeva il vero Williams, permettendogli di entrare più pienamente nel carattere lento e perennemente sfortunato che aveva sviluppato. Una faccia nera, scarpe fatiscenti e trucco mi danno un posto dove nascondermi, ha detto una volta. Nei ritratti formali, tuttavia, era sempre perfettamente curato e vestito a festa, rendendo chiara la differenza tra il suo personaggio di scena e il suo vero sé. Nel 1899 Williams sposò la cantante Charlotte Lottie Thompson, vedova di 8 anni più di lui. Il matrimonio fu una sorpresa per alcuni, ma sarebbero stati felici insieme fino alla sua morte. Non avevano figli, ma adottarono alcune delle nipoti di Lottie e spesso accolsero gli orfani nella loro stessa casa. Nel 1903 Williams e Walker scrissero il musical in Dahomey, il primo spettacolo di Broadway interamente scritto e interpretato da attori tutto di colore.
un notevole trionfo. Fu un successo al punto che decisero di portare lo spettacolo all'estero, esibendosi a Londra e girando per tutta l'Inghilterra. Il momento clou è stato lo spettacolo a Buckingham Palace in onore del nono compleanno del figlio del principe di Galles. Williams e Walker scrissero un altro musical ancora più ambizioso, Abyssinia, che debuttò nel 1906. Ambientato nel paese dell'Abissinia, ora è l'Etiopia, era più un'opera che una commedia musicale. Fu ben accolto, anche se dovettero fare i conti con alcuni critici. Nonostante ciò, il musical è stato un grande successo per William e Walker. Il suo successo è stato ancora più degno di nota considerando il suo insolito status sociale, soprattutto all'epoca. Da un lato, era uno dei rari artisti di colore di spicco in una società altamente segregata. La sua fama era un vantaggio per lui, ma non lo proteggeva dai pregiudizi. In un famoso aneddoto ha cercato di prendere un drink in un bar di un hotel di lusso solo per farsi minacciare dal barista di fargli pagare $50. Williams, con nonchalance, tirò fuori senza problemi un rotolo di banconote da $100 e ordinò un giro per l'intero bar. Williams era fortemente convinto che il teatro potesse aiutare gli uomini di colore a essere accettati come artisti e ha valutato attentamente l'impatto del suo personaggio. Anche mentre si esibiva con i suoi abiti fatiscenti e il trucco esagerato, manteneva un'aria di dignità e cercava l'umorismo in situazioni universali che le persone di ogni estrazione potessero apprezzare. Tutte le barzellette del mondo si basano su poche idee elementari. Questa è una di queste. Nel 1909 Walker, il suo partner, che soffriva di una salute sempre più precaria a causa della sifilide, si ritirò dall'esibizione. William si è adattato alla vita come artista solista, un compito difficile all'inizio, ma la fortuna sarebbe caduta su di lui. Ha continuato a esibirsi in canzoni comiche e monologhi del vaudeville per un certo periodo, mantenendo il suo nome sempre popolare di fronte al pubblico. Dopo aver recitato nelle farse teatrali, Williams ha accettato un'offerta incredibile: unirsi alla Ziegfeld Folly come protagonista. Avere una star di colore che si unisce a un cast completamente bianco di uno degli spettacoli teatrali più famosi negli Stati Uniti nel 1910 è stata una mossa coraggiosa per Ziegfeld, per non dire altro. Tuttavia Williams fu un enorme successo e sarebbe tornato alle Folies quasi ogni anno fino al 1919. Il 1911 fu significativo per essere stato in coppia con il comico bianco Leon Errol, un'altra mossa rivoluzionaria, soprattutto perché il personaggio di Williams tendeva ad essere più intelligente e spiritoso di Woody Errol. Nel tempo libero Williams ha anche registrato molte delle sue canzoni di successo. I dischi e gli spartiti del suo lavoro hanno venduto centinaia di migliaia di copie e lo hanno reso uno dei primi 3 artisti di registrazione al mondo. Come molti vaudevilliani è apparso nei film. Il primo fu prodotto sia dalla compagnia Biograph che da Chloe and Erlanger, importanti produttori teatrali. Williams sarebbe tornato al cinema nel 1916 per una serie di 2 rulli con la Biograph, ma entrambi sopravvivono almeno in parte oggi. Dopo le sue ultime apparizioni in Folie nel 1919, la carriera di Williams iniziò a vacillare. È rimasto più amato che mai, ma i suoi spettacoli avevano tirature più brevi. All'inizio degli anni 20 la sua salute stava peggiorando a causa della cattiva circolazione, della depressione periodica e della passione per il bere. Durante l'inverno del 1921 Williams si ammalò di polmonite, ma continuò a lavorare. Mentre si esibiva a Detroit, collassò. Tornato a casa a New York, è morto a casa sua il 4 marzo all'età di 47 anni. La sua morte è stata un enorme shock per la nazione. I giornali di tutto il paese riportavano necrologi che lodavano il suo talento e la gioia che portava agli altri. 5.000 fan
sono venuti per rendere omaggio alla sua bara e 2000 persone in lutto hanno assistito al suo servizio funebre pubblico al Masonic Lodge di Manhattan. Anche nella morte stava rompendo le barriere. Oggi, molti decenni dopo, il nome un tempo universalmente noto di Bert Williams è in gran parte svanito nella memoria collettiva. Anche alcuni degli appassionati di teatro più devoti lo ignorano. Le immagini di Williams nel suo trucco da palcoscenico potrebbero apparire su internet di tanto in tanto. Quanti penserebbero di scoprire la storia dietro quella controversa immagine? Era un uomo che contro ogni previsione aveva la perseveranza per arrivare ai vertici del suo campo. Ha sopportato pazientemente il pregiudizio e anche se oggi potremmo essere tentati di dipingerlo come un pagliaccio triste, potrebbe piuttosto essere ricordato per essere un intrattenitore geniale e un pioniere coraggioso. Spero che nella tua memoria rimarrà Bert Williams. Solo così possiamo continuare a farlo vivere. Ti aspetto al prossimo video.